ora di dipingere le rovine che abbiamo montato nel precedente video. Come vi dicevo ragazzi, ho fatto uno spray di base nero e poi del bianco zenitale, dato tutto a bomboletta in modo molto brutale e aggressivissimo. Subito dopo, con un colore dorato scuro, andiamo a fare gli ingranaggi del nostro pezzo un po' particolare. Ora si dà una base di striking grime diluita al 50% con l'acquaragia su tutto il modello. Io l'ho data aerografo per un effetto più veloce, però si può dare anche tranquillamente con un bel pennellone. Si passa proprio su tutto il modello senza ritegno e senza vergogna. Se anche pensate di aver esagerato, non preoccupatevi, perché andremo sul prossimo passaggio a risistemare il tutto. Questa tecnica mi è stata insegnata da Matteo Miceli, che è un ragazzo che gioca con noi in Ludoverse e ha una pagina Instagram che si chiama Chemo Paints, che vi consiglio di seguire assolutamente. Questi scenari mi piacciono davvero molto e penso che li userò anche fuori dal matte quadrettato di Altars, perché secondo me possono dare ottime vibe anche usando le regole di SDI in una partita molto serrata con grandi intrappolamenti e schiaffoni. Ora inizia il bello. Con un pennello intinto nell'acquaragia si va a rimuovere una parte dello striking grime che abbiamo messo in precedenza. In questo modo, riducendo così la quantità di colore sul pezzo, si va a fare un effetto migliore e più interessante, dando delle sfumature, una cosa più naturale, insomma. Se volete potete rimuovere una parte dello striking grime con un panno o uno Scottex dopo averlo bagnato con l'acquaragia. Questo verrà via, permettendovi di togliere e schiarire la superficie anche arrivando al colore di base. Con lo slimy grime andremo a fare delle macchie nelle posizioni che più ci aggradano sul modello, in modo da sporcarlo con questa fanghiglia verde e rendere il tutto più old e ammuffito. Ovviamente, se vi aggrada, potete giocare ancora con lo striking grime, andando ad aggiungerlo insieme alle parti verdi, fare delle macchie marroni, un po' come volete, insomma. Poi, sempre con dell'acquaragia, andiamo a ridurre la quantità di colore verde delle macchie, in modo da fare un effetto più naturale e sfumato. In questo modo avremo degli effetti più armoniosi e non la chiazza di colore che sembra proprio messa lì a caso per sporcare il modello. Sarà una cosa più giusta. Ora andiamo a fare un'ulteriore lavatura di Agrax sugli ingranaggi per dargli ulteriore ombreggiatura e profondità. Avendo già dato lo striking grime sembrerebbe una cosa ripetitiva, ma in realtà tutto questo procedimento aggiunge strati di sporco sugli ingranaggi. Ora, usando questo color ciano, si va a fare dell'ossido nelle alcune parti degli ingranaggi. Il colore viene emesso e poi ridotto usando
l'acqua, in modo da anche qui non lasciare proprio la macchia piena, ma fare una cosa più sfumata. Infine, con il Blood for the Blood God e uno stecchino, si va a squicciare di sangue tutti i vari pezzi, perché il gore non è mai abbastanza, anzi bisognerebbe usarne molto di più. Però qui ho voluto tenere una cosa contenuta per non esagerare. Come potete vedere, sono andato a finire sul modello e ho tocasciato un po' in modo da sfumarlo e fare una chiazza di sangue un po' più grande sulla colonna. Ecco gli scenari ultimati, spero che questa veloce guida vi sia stata utile e ragazzi ci vediamo al prossimo video.